Serre e vivaio. Cari ragazzi, oggi sono qua per presentarvi un piccolo grande plasable che introduce, come dire, un po' di colore nei nostri gameplay. La mod è anche per console e ovviamente troverete tutti i link in descrizione che vi riporta al mod hub. Adesso ve la spiego, è breve, è semplice, è facile, però è comunque una mod secondo me da avere. E come si presentano quindi queste serre una volta posizionate, queste serre e questi vivai? La prima è una sorta di insieme di cordoli, quindi delle piste, e intorno vediamo appunto i vari input ed output, nonché le altre due qua a fianco, proprio vere e proprie serre. Ci sono di due tipologie ed ognuna appunto è specifica per diverse produzioni. Ed in ultima, ma non meno importante, ovviamente la mod contiene un punto di vendita plasable dove poter vendere tutti i prodotti. Trovate tutto in produzione serre, quindi serre vivaio, quella grande, piccola e il vivaio in sé, con i vari prezzi, oltre che il punto vendita qua, che lo dovete anche pagare 5.000 euro per mettere in piedi tutta l'attività. Ed ecco quindi le catene di produzione: abbiamo piante, serra arbustiva e serra molto grande. Questi nomi tradotti che stanno a significare che la zona che si chiama piante produce bonsai, che è scritto un po' in maniera particolare, cipresso ed eucalipto. Ognuno ovviamente ha dei suoi parametri, però sostanzialmente necessita in input solo di acqua e fertilizzante, e poi appunto prodotti in uscita le tre piante appena citate. La serra arbustiva produce bambù ed aloe vera e tutte e tre in questo caso hanno bisogno di acqua e fertilizzante come nel primo caso, ma anche dell'aggiunta ovviamente dei semi. Per la serra molto grande abbiamo pomodori, lattuga e fragole, che banalmente sono cose che si ritrovano anche di default. E sicuramente la ricetta è differente, vediamo più o meno acqua, più o meno semi, ma molto più interessante andiamo a vedere appunto che hanno introdotto cavolo rosso e fiori, anch'essi la stessa formula, solo che cambiano ovviamente i coefficienti di tale formula. E adesso andiamo a vedere ovviamente come sono, anzi una volta avviate. Ed ecco quindi, dopo aver inserito tutti gli input necessari per avere i nostri vasi e quindi le nostre piantine, come si presenta la nostra mod. Allo stesso tempo anche la serra, questa qua piccola, come vedete, inserendo tutti gli input necessari, si popola di tanti vasi di forme differenti, buttati lì anche un attimo alla rinfusa, diciamo, ecco. Ed infine la serra grande, stessa cosa, diciamo che ci sono dei segnaposto, se così possiamo dire, e vediamo adesso com'è quando è tutto in funzione e vediamo anche gli output che compariranno. E qui finalmente vediamo, raccogliamo i frutti del nostro lavoro, quindi nella zona di output vediamo tutti i vari pallet in maniera abbastanza anche random, oserei dire, di quello che doveva uscirne, quindi ad esempio il bonsai o l'eucalipto eccetera. Quindi molto carini, interessanti anche da vedere, danno, come dire, una sorta di freschezza maggiore al gameplay. E nel mentre qua vediamo invece il discorso eucalipto e aloe vera, quindi abbiamo i nostri pallet nella zona di output che sono comparsi anche qui. E anche dentro ovviamente, una volta che i prodotti ci sono, vedere o meno le piantine significa appunto che i vari input hanno un livello, come dire, sufficiente per mandare avanti tutta la produzione. E l'ultima serra, quella più interessante direi per il discorso che c'è il cavolo rosso e di fiori, oltre alla solita lattuga, pomodori e fragole, eccola qua con tutti gli input al massimo, quindi vediamo delle belle rigogliose piantine all'interno ed una carrellata di bei pallet all'esterno. I più interessanti ovviamente sono quelli nuovi, quindi il pallet con scatole di fiori e il pallet praticamente con casse di plastica con all'interno
i cavoli rossi. Quindi a ritroso abbiamo visto l'area di output a sinistra, mentre banalmente vedete che là in alto a destra c'è il trigger dove mettere l'acqua, qua in basso sempre a destra il trigger dove mettere il fertilizzante. Per la serra piccola da entrambi i lati avete input ed output e in sequenza acqua, semi e fertilizzante, mentre per la serra grande sono dislocati in maniera un attimo differente. All'inizio troviamo l'acqua, mentre là dove vediamo i bancali con i pallet e i sacchi ovviamente il fertilizzante ed i semi. E da questa presentazione di questi interessanti plasable nonché appunto elementi produttivi vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente restate sempre aggiornati iscrivendovi al canale e ricordatevi che il canale sopravvive grazie al vostro supporto come abbonamento. Detto questo vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai bravi e buon pollice verde. Ciao a tutti ragazzi!